Hi, benvenuti alla nostra nuova lezione di inglese. L'argomento della lezione di oggi è risolviamo esercizi. Past simple versus present perfect. Last week, very busy, and the time to do a lot in the household. Nella frase numero 1 abbiamo un'indicazione temporale ben precisa, last week. Questo ci indica che l'esercizio va completato utilizzando il past simple. Last week I was very busy and negativa, didn't have the time to do a lot in the household. Number 2. On Monday, 3 hours of time and home very late in the evening. Anche in questo caso indicazione temporale ben precisa, momento preciso nel passato, past simple. On Monday I worked 3 hours overtime and came home very late in the evening. Number 3. From Tuesday to Thursday, on a business trip. Anche nella numero 3 abbiamo un'indicazione temporale ben precisa, momento nel passato, quindi anche in questo caso past simple. From Tuesday to Thursday, I was on a business trip. On Friday, to a friend's birthday party, and at the weekend, my grandparents. Anche in questo caso azione nel passato conclusa senza nessun riferimento con il presente, quindi past simple ancora una volta. On Friday I went to a friend's birthday party and at the weekend I visited my grandparents. Tomorrow some friends are coming over. Them for ages. And they at my place before. In questo caso abbiamo una indicazione temporale for ages che ci rimanda al present perfect, quindi azione che è iniziata nel passato ma che continua ancora nel presente, quindi present perfect. Tomorrow some friends are coming over. I haven't seen them for ages, and they have never been at my place before. My house, so I can show them around. Now everything is perfect. Qui abbiamo un just. Just è un avverbio che si utilizza con il present perfect. Quindi facilmente potremo completare questo numero 6 utilizzando il present perfect. I have cleaned my house so I can show them around. Now everything is perfect. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto al prossimo video. Thank you. Bye bye.